Ciao a tutti, amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023. Il mago. Amici del Sagittario, periodo di nuovi inizi, periodo di azione mi verrebbe da dire. E quando c'è il mago, molto probabilmente si tratta di un periodo dove state cercando di manifestare qualche tipo di situazione, piuttosto che questione, oggetto fisico, piuttosto che una persona, magari siete in una fase di manifestazione dell'anima gemella o di una madre o un padre spirituale. Andiamo a vedere. Come dico sempre, le letture sono generali, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. E sempre nella descrizione del video, ragazzi, trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. La trovate anche scritta qui e la vedete anche nelle info del canale. Questa è una stesa generale, può vibrare come lavoro, può vibrare come famiglia, come coppia, amici. Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Quella poi sull'amore e gli affetti più specifica uscirà la prossima settimana. Allora, partiamo da un cavaliere di bastoni, l'imperatrice, un re di denari, un 4 di bastoni, carta della stella, carta del diavolo e 5 di denari. Mm, mm. Ho la sensazione che allora potrebbe fare riferimento a una questione di tipo passionale o una questione di tipo familiare, però lo andiamo a vedere adesso man mano con i mini tarocchi che riesco a dare più informazioni. Allora, l'idea che ho così all'inizio è che ci sia un certo tipo di movimento che però non si riesce a... cioè il movimento c'è, ma non aumenta mai, non cresce mai, non migliora mai. È come se si volesse un certo tipo di sicurezza, un certo tipo di stabilità, ma è come se non arrivasse. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo mondo e 10 di pentacoli. Dunque, sono due carte che parlano di fine ciclo. Il 10 di pentacoli nello specifico parla anche di contratti e di questioni familiari, di eredità. Può esserci proprio un movimento fisico per qualcuno, magari un cambio di residenza, qualcosa che ha a che vedere con un'eredità di una casa, un terreno. Fatemi vedere l'imperatrice. Allora, sicuramente è una questione dove c'è un qualche tipo di contratto, un qualche tipo di matrimonio, di famiglia. Però è come se la cosa non riuscisse ad andare oltre. Se non è un contratto, può essere una convivenza, ragazzi. Però è come se facesse riferimento a qualcosa di stabile, qualcosa che è riconosciuto dalla società. È una relazione che vive le tradizioni. Andiamo a vedere il re di pentacoli perché ho la sensazione, ragazzi, che qui si tratti di una questione un po' fumosa. Se fosse all'interno del lavoro,
come l'idea che vi illudano di crescere, ma che poi in realtà con questa imperatrice al contrario non ci si muova tanto. Allora, il re di pentacoli è spiegato da un re di bastoni e dal giudizio al contrario. Allora, se fosse una relazione, vi dico che ci potrebbe essere questo personaggio, questo cavaliere di bastoni, che in realtà ha già una famiglia ed è per quello che con voi non si può prendere un impegno più di tanto, che magari non si fa sentire tanto. Qui il punto è: vado o non vado, agisco o non agisco? Perché sento che avete il desiderio di raggiungere un certo tipo di ruolo o un personaggio in particolare. I contratti in realtà arrivano, vi dico. Questo è un nuovo inizio, questo per cui ho come la sensazione che sì, ci potrebbe essere e che è questa regina di spade al contrario che non mi piace. Perché quando c'è l'imperatrice al contrario si parla di decrescita e la regina di spade al contrario parla di confusione mentale e manipolazione. E avendo il Papa non vorrei che vi sentiste incastrati in qualche cosa che è ritenuto legale, ufficiale, però che in realtà non vi porta da nessuna parte. Voi vorreste di più, però qui le comunicazioni non arrivano. Fatemi poi sapere nei commenti come vi risuona perché è interessante questa lettura. Quattro di bastoni è spiegato da un 9 di spade e da un 3 di bastoni al contrario. È come se non ci fosse un certo tipo di progettualità in tutto questo movimento energetico. Manca di concretezza la cosa, ragazzi. Ho come questa sensazione. Tante idee, tante parole. Andiamo a vedere la stella. Difatti qui la questione è: vado o non vado, agisco o non agisco? Allora, per la stella abbiamo un 7 di pentacoli al contrario. Regina di coppe e 9 di pentacoli. Allora, per molte persone è come se vi avessero promesso un lavoro di tipo dipendente, o meglio, magari qualcuno sta già lavorando e gli avessero promesso di fargli in un futuro il contratto. Magari siete contratto temporale, vi hanno promesso il contratto a tempo indeterminato, oppure state, diciamo, lavoricchiando e vi hanno promesso un giorno di farvi un contratto. Però con la carta della stella c'è un sogno, c'è un obiettivo, c'è un punto d'arrivo nuovo, mi viene da dire. Vi dico, con tutte queste carte si potrebbe anche trattare di un lavoro di tipo dipendente. Però c'è questo diavolo che mi preoccupa, sinceramente. Andiamo a vederlo. Perché poi dopo c'è un 5 di pentacoli. Morte. E cavaliere di coppe. È come se ad un certo punto vi doveste rendere conto che l'offerta che vi hanno fatto è da lasciare indietro, da tagliare, che è solo un'offerta che vi condiziona. Ma vi dico, effettivamente qui qualsiasi tipo di lavoro, di contratto, di patto vi possano offrire è come un qualche cosa che non vi fa crescere, è come ho l'idea che qualcuno ad un certo punto potrebbe sentirsi incastrato in qualche cosa. Può essere anche un accordo del tipo: dobbiamo fare la cena della compagnia, sono 20 persone, vai tu a fare la spesa. Ma sì, dai, vado io. E poi magari non avete mai tempo di fare neanche la spesa per voi.
E, ed ecco il... Ma perché sono finita in questa situazione? Potrebbe anche essere un accordo di questo genere, eh? Poi, ripeto, ognuno di voi sì, adatti la lettura alla propria realtà. Però è un po' come dire, lasciate indietro le offerte, che non sono concrete, perché qui c'è tanto parlare. Soprattutto ragazzi, se siete in una fase di risveglio spirituale o dove state comunque cercando di lavorare su voi stessi, fate attenzione alle guide di falsa luce. Guardate, sto pubblicando proprio in questo periodo questo genere di argomenti per gli abbonati, però ci sono delle guide dei coach che vi intortano di parole, però poi invece che farvi espandere, vi fanno retrocedere, vi mettono ancora più dubbi, vi destabilizzano ancora di più. Può anche semplicemente essere che quella non sia la guida per voi, che non siate allineati con questa persona. Però è come se qui ci fosse un, sì, un qualche cosa che denutrisce, che drena, che toglie. Voi vorreste un certo tipo di aiuto, un certo tipo di concretezza dall'altra parte, magari un certo tipo di stipendio, però è come se non arrivasse e questo per voi vorrebbe dire la stabilità. Quindi andando avanti qua vediamo che è un po' un prendere una consapevolezza, rendersi conto dello scarso amor proprio che avete. Vi dovete semplicemente quando c'è la morte è una questione di o sì o sì. Il diavolo è una carta che parla di tossicità, parla di qualcuno che si sente schiavo. Vi ricordo che la schiavitù quando c'è il diavolo è sempre volontaria. Siamo noi che per non fare lo sforzo di uscire da quella situazione, piuttosto si preferisce rimanere lì in quella situazione sapendo che per noi è tossica. Ok, quindi si tratta di essere consapevoli di accettare ancora certe dinamiche. Qui invece vi dicono no, basta, è ora di lasciar perdere. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli, 7 di coppe e cavaliere di ragazzi, si inizia col cavaliere di bastoni, si finisce col cavaliere di bastoni. Vi dirò, per qualcuno potrebbero essere due persone diverse, io non lo sento tanto, ma magari sì. Perché qui ho come la sensazione che dobbiate un po' abbandonare le idee che vi aveva venduto all'inizio questo cavaliere di bastoni, quelle promesse che vi sono state fatte e che non diventano mai concrete. È come se ci fosse un bel parlare, vi faccio un esempio. Ah sì, potremmo, non lo so, aprire un'azienda di fiori, potremmo fare questo, potremmo fare quell'altro, ma è sempre tutto potremmo. Poi però in realtà quando uno va a fondo e dice ma come non risolvi quel problema? Ah, quando si vede poi quello, però non si arriva mai a... Va bene, fatemi sapere come vi risuona nei commenti, mi raccomando, fatemi sapere chi o cos'è per voi questo diavolo, perché potrebbe anche essere un diavoletto tentatore questo cavaliere di coppe. Anche se, ragazzi, se fosse una relazione, che magari è appena iniziata, perché comunque abbiamo il mago, vi dirò, c'è più sesso e passione che amore e affetto, eh? Soprattutto con questo diavolo. Andiamo a vedere un oracolo. È un periodo che anche le letture generali risuonano sempre tantissimo con l'amore e gli affetti. Spesso mi escono letture più da un punto di vista, diciamo così, relazio-passionale, piuttosto che magari spirituale o lavorativo. 36. Spingersi al limite. E qui ve la metto vicino alla morte. Qual è il vostro limite? Perché si tratta di
appunto fissare il limite. Fino a dove potete ancora resistere in questa situazione di schiavitù? Quando è ora di tagliare? Ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se avete piacere potete iscrivervi, potete condividere, potete lasciare like o abbonarvi al canale. Vi faccio presente che per una questione di modello di telefono piuttosto che di aggiornamento potrebbe essere che non riusciate a vedere il tasto abbonati. Almeno qualcuno mi sta facendo notare che succede questo. Vi dico di cambiare apparecchio. Normalmente dal computer si vede sempre, però se avete solo il telefono provate o da un altro account oppure cambiate il telefono, provate dal telefono di un amico entrato col vostro account e provate da lì, ok? Va bene. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!